Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 26 gennaio al 1 febbraio. E prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni nei mazzi usati e i link per acquistarli e anche i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso possiamo partire con la lettura, andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali e generali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare e vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione della vostra settimana troviamo la carta della cicogna o delle cicogne che portano una ventata di aria fresca, nel senso rinnovamento o un qualcosa che arriva. Siccome è una carta di movimento, possono esserci delle notizie, partenze, ritorni, trasferimenti, eccetera, anche nuovi incontri, quindi delle novità che possono essere interessanti. Come dicevo, soprattutto per un rinnovamento, un cambiamento, io direi nell'ambito strettamente personale delle relazioni a livello interiore ed emozionale. Con la carta dell'ancora non vuol dire uno stop, probabilmente c'è bisogno di fermarsi un attimino, di valutare dei risultati o come stanno procedendo alcune cose e poi ripartire. È comunque una carta positiva perché vuol dire che un ottenimento, un raggiungimento, un risultato lo portiamo a casa e poi non solo ci fa capire che forse abbiamo bisogno di ritrovare un po' equilibrio, di riposarci un attimino o di fermarci a magari a raccogliere un po' più di tranquillità, di fiducia, di speranza prima di mettersi in moto in qualcosa che per voi può essere abbastanza impegnativo. Impegnativo nel senso positivo, magari sapete già con la carta dei pesci che alcune cose si muoveranno abbastanza in fretta. Vi dicevo che è positiva perché i pesci portano ottenimento, portano abbondanza, anche indipendenza, quindi possibilità di fare quello che che vi pare e gestire al meglio soprattutto i vostri guadagni, le vostre finanze. Vi dicevo abbondanza? Sì, assolutamente sì, o un miglioramento, progressi, l'arrivo di un qualcosa di positivo e anche questo ha a che fare con i viaggi. Quindi che ci sia un qualcosa che arriva o anche come degli incontri o delle proposte, qualcosa di stimolante e interessante, può essere assolutamente sì. I segni zodiacali da attenzionare, sono i segni di acqua, quindi abbiamo Cancro, Scorpione, e Pesci e poi troviamo anche quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore e coppia single, però ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti, amicizia, famiglia, quindi magari ascoltare queste indicazioni e di adattarle a quello che vivete. Abbiamo il mio sotis legato alla, agli ricordi, alla nostalgia, un qualcosa del passato, quindi per certi aspetti può essere positiva perché magari si può ritrovare la pace e la serenità che erano un po' lontani e distanti da noi da un po' di tempo, dall'altro lato può portare qualcosa dal passato, forse incontrare qualcuno o nuove possibilità magari di riprendere un obiettivo, un proposito, un qualcosa che avete lasciato indietro, che avete accantonato. Quindi diciamo, direi di sì, visto che ci sono delle energie abbastanza interessanti e stimolanti, proprio di ottenere qualcosa. E poi c'è questo croco molto bello soprattutto nel suo significato perché parla di intesa, di amore felice, di passione, di un qualcosa, di rassicurante, di duraturo, quindi un'unione che può contare sull'appoggio,
protezione sia materiale sia anche a livello, emotivo. O magari nelle situazioni più critiche c'è bisogno di maggior comprensione, complicità e concordia, allora sapete già che dovete lavorare su queste cose. E poi troviamo l'arnica. L'arnica, anche qui diciamo per certi aspetti è positiva perché vuol dire che anche se c'è qualcosa che non va, si può riuscire a trovare un'unione, un compromesso e quindi a trovare un equilibrio. Dico che ovviamente non tutti viviamo la stessa situazione, se invece ci sono quelle un po' più critiche, un po' più compromesse, allora queste parlano di riappacificazione, di ritrovare, diciamo, serenità dopo un momento difficile e abbastanza critico. Questo vale anche per altri tipi di relazioni, amicizia e famiglia. Per i single quel myosotis fa capire che può esserci, non dico un ritorno, qualcosa del passato, possibilità di riappacificarsi o di incontrare, ritrovarsi con qualcuno, possibile chiarimento? Ovviamente se voi non ne volete mezza allora chiudete totalmente, oppure ci sono delle situazioni che tendono a ripetersi da un po' di tempo, e che quindi magari questo è il momento giusto per cercare di andare a risolvere questi conflitti. Recuperare un rapporto, una relazione o lasciare andare, rigenerarsi, perdonare o liberarsi, insomma qui si tratta di riuscire a trovare serenità, di superare una crisi e comunque cercare di capire cose che possono essere molto, molto importanti e decisive per voi in questo ambito, e per il vostro futuro ovviamente. Adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo la giovane fanciulla. Questa, in qualche modo può riferirsi al sostegno, all'aiuto che possiamo avere da parte di qualcuno, assolutamente sì, però anche le vostre stesse energie, e cioè, le capacità, iniziative di successo, saper alternare attesa, pazienza e riuscire ad intervenire. Parla anche di viaggi, possibilmente, insomma poi dipende dalle varie circostanze, l'abbiamo visto sin dall'inizio, quindi se viaggiate, ci può essere un viaggio di piacere o di lavoro, se lo fate proprio di lavoro magari non è nulla di nuovo, però può esserci un qualcosa che magari è stimolante, incontrare una persona, qualcosa che vi dà ispirazione, nuove idee, nuove informazioni. Infatti troviamo anche la stanza che sia fa riferimento al fatto di staccare un po' la spina e di riposarsi, magari se lavorate c'è possibilità di muovervi con maggiore calma, sicurezza e tranquillità. Dall'altro lato invece per chi ha possibilità di fermarsi ci si può riposare o riflettere su alcune cose importanti. Che è la settimana giusta per farlo? Sì, perché probabilmente si vede anche da queste carte, ma dalle vostre stesse energie principali, che è un momento fatidico, soprattutto per sviluppi futuri che porteranno soddisfazioni, avanzamento anche di carriera o un rinnovamento, un raggiungimento, affari vantaggiosi, o anche appunto nuove situazioni, insomma dipende che cosa state cercando. Se volete cambiare lavoro assolutamente può muoversi un qualcosa in quella direzione e quindi portarvi nuovi sviluppi, e questo vale ovviamente anche per chi lo sta cercando. Se invece volete migliorare, come vi dicevo, di avanzamento di carriera o miglioramento del vostro ambito e ambiente lavorativo, probabilmente ci sono questi nuovi sviluppi che si stanno preparando già da un po' di tempo, qualcosa potrete vederlo già nel corso della settimana, ma si vede un qualcosa che si muoverà ancora, e quindi aspettatevi queste novità e queste nuove situazioni che possono essere molto, molto interessanti per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!